Oggi vi porto a Venezia, ma non la Venezia delle cartoline o quella dei turisti che fotografano i piccioni in piazza San Marco. Vi porto in un'altra Venezia, anzi in due Venezie. La prima è quella dei numeri, quella che nessuno guarda con attenzione, quella che quando si comincia a fare qualche calcolo si capisce che c'è qualcosa che non quadra. C'è qualcosa che non quadra. E poi vi porto nell'altra Venezia, quella delle banche. Quella che ha inventato il denaro invisibile, quella dove per la prima volta il credito è diventato più importante dell'oro. Il credito è diventato più importante dell'oro. Quella dove è nato in sostanza il sistema finanziario che ci governa ancora oggi. Due facce della stessa medaglia, una città impossibile che poi è diventata il laboratorio del potere economico finanziario moderno, mondiale. Quindi preparatevi perché sarà un video piuttosto interessante. Quello che stiamo per vedere cambierà il modo in cui guardate non solo Venezia, ma l'intero sistema finanziario in cui viviamo. Partiamo dalla prima Venezia, quella dei numeri. La leggenda ufficiale che ci hanno raccontato è una bella storia appunto bella, bellissima, romantica, quasi epica. C'è stato in sostanza detto che profughi in fuga dalle invasioni barbariche si rifugiarono nelle paludi della laguna veneta. Questo ci hanno detto. E questi profughi non avevano niente, solo tanta paura e la volontà di sopravvivere. E lì, in mezzo al fango e alle acque salate, decidono di costruire una città. Piantano, badate bene, milioni di pali di legno nel fondale melmoso e sopra questi pali edificano palazzi di pietra e marmo. Creano così una metropoli che diventerà la regina dell'Adriatico, il ponte tra Oriente e Occidente, insomma una delle potenze economiche più formidabili del Medioevo. È una storia meravigliosa. È il trionfo della volontà umana sulla natura ostile. Questo ci dicono, l'ingegno che vince l'impossibile. Solo che c'è un problema. E il problema è che questi numeri, i numeri che tra poco vedremo, non tornano, non quadrano. Prendiamo pure una calcolatrice, prendetela anche voi, e facciamo quello che nessuno storico sembra voler fare, cioè prendere una calcolatrice e iniziare veramente a fare dei conti, cioè dei calcoli. Vedete la Venezia. Città di pietra e marmo, centinaia di palazzi, migliaia di edifici, chiese monumentali, rive in pietra che corrono per chilometri lungo i canali, e poi ponti, fondamenta, eccetera. Peso totale stimato di tutto, milioni di tonnellate. E ci dicono che tutto questo poggia su pali di legno conficcati nel fango. Benissimo, ma vediamo cosa significa. Secondo le fonti ufficiali, e questo è un dato che loro stesse anzi ci forniscono, solo per la Basilica di Santa Maria della Salute furono necessari 1.106.000 pali di legno. 1.106.000 pali. Pensateci. Avete idea di quanti sono? E oltretutto è una cifra precisa, documentata, che si trova nei registri storici, non me la sto inventando io. E questa cifra però li condanna la versione ufficiale che ci hanno raccontato, la condanna in maniera direi inappellabile, perché se per una singola chiesa servono più di 1 milione di tronchi, quanti ne servono per tutta Venezia? È una domanda normale da porsi. Per ottenere 1 milione di tronchi utilizzabili per la costruzione bisogna abbattere foreste enormi. Su un ettaro di bosco, pensate, crescono circa 300-400 alberi adulti utilizzabili. Ora fate il calcolo. Solo per Santa Maria della Salute servirebbero quasi 3.000 ettari di foresta. 3.000 ettari. Solo per una chiesa. Ora moltiplicate questo per tutta Venezia. Centinaia di palazzi, migliaia di case, le rive, i ponti, le fondamenta, le chiese, i conventi, i magazzini, tutto. Dove sono queste foreste?
E ci dicono, ma questi alberi venivano trasportati dalle Alpi, dalla Slovenia, dalla Croazia. Perfetto. Immaginiamo allora la logistica. E pensate che siamo nel Medioevo. Non esistono ferrovie, non esistono camion, solo carri trainati da buoi o cavalli su strade di montagna. Un cavallo può tirare un certo peso. Per trasportare milioni di tonnellate di legname dalle Alpi alla laguna veneta servirebbero decine di migliaia di cavalli che lavorano ininterrottamente per decenni. E chi li nutriva questi cavalli? Un cavallo di lavoro consuma circa 10-15 kg di fieno al giorno, più avena e acqua. Ora immaginate decine di migliaia di cavalli per decenni. Dove sono i documenti sugli acquisti massicci di foraggio di questi cavalli? Dove sono le tracce di questa operazione logistica colossale che avrebbe dovuto coinvolgere mezza Europa? Silenzio. Nessun documento, non ci sono documenti, non ci sono tracce, non c'è niente. Ma non è finita. Adesso viene il bello. Oggi, per conficcare pali di legno nel terreno, usiamo martelli diesel giganteschi, battipali meccanici che sviluppano una forza enorme e possono piantare un palo in pochi minuti. Ma nel Medioevo lo facevano a mano, con un maglio di legno sollevato da squadre di uomini. Così lo facevano. E allora, anche in questo caso, facciamo due calcoli semplici. Un palo, conficcato a mano da una squadra di uomini robusti, richiede, nelle migliori condizioni, almeno un'ora di lavoro. Se considerate il terreno viscido, la necessità di livellare, la resistenza del fango, il fatto che devi piantarlo abbastanza in profondità da reggere tonnellate di peso, eccetera, eccetera. E quante sono le ore di lavoro disponibili in un giorno? Diciamo 12 di luce utile. Quindi pali piantati al giorno per squadra, lavorando senza sosta, 12. Per 1 milione di pali, una singola squadra impiegherebbe più di 228 anni di lavoro ininterrotto. 228 anni. Per una chiesa, una semplice costruzione, cioè una singola costruzione. Ma no, dai, qualcuno può dire, non c'era mica solo una squadra. Probabilmente ce n'erano centinaia. Benissimo, anche con 1000 squadre che lavorano contemporaneamente. Viene da porsi la domanda: e dove vivevano tutte queste persone? Su zattere? In terre sulle barene fangose? Dove mangiavano? Dove dormivano? Dove facevano i bisogni? Come veniva gestita la logistica di migliaia di lavoratori ammassati in una palude, senza infrastrutture, senza acqua potabile, senza cibo fresco? Come facevano? E soprattutto, chi li pagava? Perché operai specializzati vanno pagati e se li paghi devi avere il denaro. E se hai denaro significa che sei già ricco. Ma se sei ricco non sei un profugo in fuga. Non torna questo discorso, non è mai tornato. Non quadrano i numeri. Ma c'è altro. Venezia non è solo fatta di legno, è rivestita di pietra d'Istria. Se fate una semplice ricerca scoprite che la pietra d'Istria è un calcare denso, compatto, pesantissimo, estratto dalle cave sulla costa istriana, cioè dall'altra parte dell'Adriatico. Questa pietra è stata usata per costruire le rive monumentali, i palazzi, le chiese, le fondamenta. Servivano milioni di tonnellate di pietra. Un blocco standard di pietra d'Istria pesa diverse tonnellate. Diciamo 3-5 tonnellate per un blocco medio. Adesso, immaginate di caricare questo blocco su una nave a vela medievale. Le navi mercantili del tempo avevano una capacità di carica limitata. Raramente superavano le 50 tonnellate di portata totale. E non si poteva riempirle completamente, perché bisognava mantenere l'equilibrio. Uno spostamento del baricentro di pochi centimetri e la nave si ribalta.
il solo rivestimento esterno del Palazzo Ducale richiese circa 15.000 tonnellate di pietra d'Istria. 15.000 tonnellate, pensate un po'. Con navi da 50 tonnellate di capacità servirebbero 300 viaggi, solo per un edificio. Ogni viaggio attraverso l'Adriatico richiedeva, con vento favorevole, almeno 2 giorni tra andata e ritorno, con maltempo settimane. 620 giorni di navigazione continua, questi sono i calcoli, per un singolo palazzo. Ora moltiplicate per tutta Venezia e ci dicono che tutto questo è stato fatto da profughi, poveri in fuga dalle invasioni barbariche. Ma voi ci credete? Ma procediamo. Venezia non ha fonti naturali di acqua dolce, è circondata da una laguna interamente salata. L'acqua di mare, si sa, non si può bere, non si può usare per cucinare, non si può usare per lavarsi. Ci mostrano i pozzi nelle piazze veneziane e ci dicono che sono cisterne ingegnose che raccolgono acqua piovana e la filtrano attraverso strati di sabbia. Sembra una cosa intelligente, finché anche qui non si prende una calcolatrice e si calcolano i volumi. Una città di 200.000 abitanti, la popolazione storica di Venezia nel suo periodo d'oro, consuma quantità enormi di acqua. Un essere umano ha bisogno in media di almeno 2 litri d'acqua al giorno solo per bere. Poi serve acqua per cucinare, per lavare, per le attività artigianali, i tintori, i vetrai, i conciatori usavano acqua in quantità industriali. Le piogge in Italia, sì, sono abbondanti, ma le siccità capitano. E possono capitare regolarmente. Basare la sopravvivenza di una capitale commerciale sui capricci del tempo meteorologico è un suicidio strategico. Nessun sovrano ragionevole costruirebbe una città così vulnerabile, a meno che quei pozzi non fossero qualcos'altro. Questa di cui stiamo parlando è ingegneria idraulica avanzata, ma ecco il paradosso. Se i veneziani medievali avevano queste conoscenze ingegneristiche sofisticate, perché non le applicarono anche alle fognature? Perché vissero nel proprio sudiciume per secoli, gettando rifiuti e liquami direttamente nei canali, creando condizioni igieniche disastrose che causarono epidemie ricorrenti di colera e peste? Perché allora? Se erano così ingegneristicamente avanzati, perché non costruirono queste fognature in questo modo? È un ossimoro tecnologico, una contraddizione tecnologica. O sei primitivo e vivi nella sporcizia, o hai un'ingegneria avanzata e costruisci sistemi fognari. Non c'è alternativa. Non puoi avere acquedotti sofisticati e contemporaneamente farla nei canali per 1000 anni. Non ha senso questa cosa. Un altro mistero, le porte che guardano l'acqua. Guardate le fotografie di Venezia, guardatele davvero. Vedete porte che conducono direttamente nell'acqua. Finestre semisommerse, ingressi sontuosi che ora sono lambiti dalle onde torbide della laguna. Ci dicono, era progettato così, gli ingressi d'acqua erano per le barche, era comodo. Ma dai, ma per cortesia, queste sono favole per bambini. Voi costruireste mai un ingresso principale che si apre direttamente nell'acqua sporca, dove i topi nuotano e l'umidità corrode tutto? Voi le costruireste? Gli architetti del passato, inoltre, erano maestri di estetica e funzionalità. Costruivano secondo la sezione aurea, sapevano tutto di bellezza, armonia, proporzioni. Ogni dettaglio aveva un senso. Un ingresso principale sommerso nell'acqua putrida è un controsenso assoluto, a meno che l'acqua non ci fosse quando l'ingresso fu costruito. La verità è sotto i nostri occhi, ma nessuno vuole vederla. Le strade di Venezia erano strade vere, lastricate, dove camminava la gente, dove passavano i carri. Il Canal Grande era un ampio viale centrale di una metropoli continentale. I canali erano vie normali,
dove passavano cavalli e carrozze. Poi è accaduto qualcosa, un innalzamento magari catastrofico del livello dell'acqua o un abbassamento brusco del continente, o entrambe le cose, e la città affogò. I primi piani diventarono fondamenta sommerse, le strade diventarono canali, gli ingressi principali finirono sott'acqua e i sopravvissuti, o chi arrivò dopo, si adattarono come poterono a vivere in una città semi-allagata, spacciando quella tragedia per un'impresa ingegneristica geniale. Venezia non è una meraviglia di ingegneria nel senso che ci hanno raccontato, è un monumento a una catastrofe che ci hanno nascosto. Mentre la domanda di chi davvero l'ha costruita e quali tecnologie ha usato, tutto questo a noi è sconosciuto. Ponetevi queste domande, le mie sono osservazioni, sono matematica, cioè calcoli. Fate questi calcoli, immaginate milioni di alberi e tutte le cose, tutto il marmo e tutte le cose che ci siamo detti. E poi provate un po' a vedere se tutto questo quadra. Allora, cos'è davvero Venezia? Adesso arriva la domanda giusta. Se Venezia non è quello che ci hanno raccontato e se la versione dei profughi nelle paludi non regge, allora cos'è davvero? O meglio, cosa è stata davvero Venezia? E qui entriamo in un territorio interessante, molto più attuale, molto più inquietante, perché Venezia, al di là del mistero della sua costruzione, diciamo fisica, è stata il laboratorio dove è nato il sistema finanziario moderno, il sistema che ancora oggi governa le nostre vite, il sistema del denaro invisibile. Vediamo adesso i mercanti e il problema del denaro fisico. Facciamo un passo indietro. Nel Medioevo il commercio internazionale aveva un problema gigantesco. Il denaro era fisico. Monete d'oro, monete d'argento, lingotti. Per comprare una nave carica di spezie dall'Oriente dovevi trasportare sacchi di monete pesantissime. Per pagare un mercante straniero dovevi caricare oro su un'altra nave e sperare che non venisse depredata dai pirati. Era lento, pericoloso, inefficiente. I mercanti più furbi, più scaltri, capirono che serviva un sistema diverso. Serviva un modo per spostare il valore senza spostare fisicamente l'oro. E a Venezia, nel cuore di Rialto, il centro finanziario della città, nacque qualcosa di rivoluzionario. Nacque la moneta che non si vede. Nel 1587 venne fondato il Banco della Piazza di Rialto. Non pensate ad una banca come le intendiamo oggi, assolutamente no. Era qualcosa di diverso, era un'istituzione pubblica controllata dalla Repubblica di Venezia che offriva un servizio mai visto prima. Funzionava così: tu depositavi oro o argento fisico nel banco, il banco registrava il deposito nei suoi libri contabili e da quel momento tu potevi fare pagamenti senza toccare una sola moneta, zero. Bastava andare al banco e dire: tu banco trasferisci 100 ducati dal mio conto al conto di Marco Polo. Il banco cancellava 100 ducati dal tuo registro e li scriveva nel registro di Marco Polo. Si chiamava partita di banco. Era denaro che esisteva solo sulla carta, anzi nemmeno sulla carta, esisteva solo nei libri contabili del banco. Ma funzionava, perché tutti si fidavano del banco. E la fiducia era garantita dallo Stato. Questa è stata una rivoluzione assoluta. Per la prima volta nella storia il denaro diventava un'astrazione, un numero scritto in un registro, una promessa, non più oro da toccare, non più argento da pesare, solo fiducia. Ma la vera svolta arrivò nel 1619. In quell'anno la Repubblica di Venezia fondò il Banco del Giro. E qui le cose si fanno davvero interessanti. Il Banco del Giro non era solo una banca di deposito, era molto di più, per tre motivi. Primo, gestiva il denaro pubblico della Repubblica di Venezia. Lo Stato veneziano si indebitava emettendo i titoli e il Banco di Giro li gestiva, li scambiava, li usava come garanzia. Secondo, permetteva di fare pagamenti senza muovere denaro fisico, esattamente come il Banco di Rialto, ma questo la banca lo faceva su scala molto più grande.
Terzo, e questo è il punto cruciale, creava moneta dal nulla. Come? Semplice. I depositi nel Banco del Giro erano protetti dallo Stato, erano garantiti. Questo significava che la gente si fidava ciecamente. E siccome la gente si fidava, il banco poteva prestare molto più denaro di quanto avesse effettivamente nei suoi forzieri. Funzionava così. Tu depositavi 100 ducati in oro, il banco li registrava, poi prestava 200 ducati ad un mercante sotto forma di credito contabile. Quei 200 ducati non esistevano fisicamente, erano solo numeri scritti su un libro. Ma siccome tutti accettavano la partita di banco, come se fosse oro vero, quei 200 ducati circolavano, venivano usati per comprare merci, pagare debiti, finanziare commerci, eccetera, eccetera. Il banco aveva appena creato 100 ducati, nell'esempio che abbiamo fatto prima, 100 ducati dal nulla. Questo principio, prestare più di quanto si ha in cassa, confidando che non tutti chiederanno indietro i soldi nello stesso momento, si chiama riserva frazionaria. Questa è la riserva frazionaria. Ed è esattamente il sistema su cui si basano tutte le banche moderne. Tutte, compresa la Federal Reserve americana, compresa la Banca Centrale Europea. Questo è la stessa cosa. E il sistema è nato a Venezia, non adesso, nel 1619. E ora parliamo di un altro evento importante che avvenne nel 1499, che è noto come la crisi del 1499, anno in cui il sistema mostrò il suo vero volto. Cosa succede quando le persone perdono fiducia? La risposta l'abbiamo appunto avuta nel 1499. Venezia era impegnata in 2 guerre contemporaneamente, una per terra in Lombardia, una per mare contro gli ottomani. Le casse dello Stato erano vuote, i mercanti erano agitati, molto agitati. E improvvisamente qualcuno iniziò a dubitare. Ma il banco, si chiese, ha davvero tutto l'oro che dice di avere? A gennaio di quell'anno una corsa agli sportelli fece saltare il Banco Garzoni, uno dei più importanti della città, proprio per questo motivo. L'ambasciatore di Milano, il vescovo Cristoforo Lattuada, scriveva così al duca Ludovico il Moro: questa mattina il Banco di Garzoni, quasi primo banco di questa terra, è fallito. Qualche mese dopo toccò al Banco Lippomano, un altro banco. Il panico, insomma, si diffuse. La gente voleva indietro il proprio oro, ma l'oro non c'era. Era stato prestato, era stato investito, si era evaporato. E qui successe una cosa interessante. La Serenissima Repubblica intervenne. Approvò uno stanziamento straordinario di fondi pubblici per sostenere il Banco del Giro e impedire il collasso totale. Insomma, salvò le banche con i soldi dei contribuenti. Vi suona familiare questa cosa? È esattamente quello che è successo nel 2008, quello che è successo nel 2011. E ogni volta che una grande banca rischia di fallire si dice too big to fail, cioè troppo grande per fallire. Il sistema è lo stesso, il copione è identico e tutto è cominciato a Venezia 500 anni fa. Venezia aveva creato quella che viene chiamata la moneta fiduciaria. C'è infatti un termine tecnico per questo tipo di denaro. Si chiama moneta fiduciaria. Fiduciaria viene dal latino fiducia, fede. È denaro che vale non perché è fatto d'oro, ma perché crediamo che valga. Oggi usiamo banconote di carta o addirittura numeri su uno schermo. Guardate il vostro conto in banca. Vedete dei numeri, ma quei numeri rappresentano oro nei caveau delle banche? No, rappresentano una promessa. Rappresentano solo una promessa. La promessa è che la banca, quando vorrete, vi darà quel denaro. Forse anche su questo dovremmo aprire un capitolo, ma che ci porterebbe molto lontano, perché non è realmente così. Ma torniamo al discorso di prima. Ma se tutti andassero a ritirare i soldi nello stesso giorno, il sistema crollerebbe in poche ore, perché le banche non hanno fisicamente tutto il denaro che dicono di avere.
esattamente come il Banco del Giro nel 1619. Il sistema moderno è identico, solo più grande, più complesso e anche più opaco. Ma il principio appunto è lo stesso: creare denaro dal nulla, prestarlo, far circolare credito che non ha copertura fisica e confidare che la gente continui a crederci. Ecco perché si chiama fiduciari. E quando la fiducia crolla, lo Stato interviene con soldi pubblici per salvare il sistema. Era accaduto nel Cinquecento, accade ancora. E questo modello è nato a Venezia. Ma non finisce qua, c'è ancora un'altra grande invenzione veneziana. Vediamola. Venezia ha inventato un'altra cosa fondamentale per il sistema moderno: il debito pubblico come strumento permanente. Nel 1404, all'indomani dell'entrata delle truppe veneziane a Verona, il Senato decise di imporre un prestito forzoso sui contribuenti per finanziare la guerra. Attenzione a questo passaggio: non era una tassa, era un prestito. Cioè lo Stato ti obbligava a prestargli denaro, prestito forzoso, e in cambio ti dava un titolo di credito che fruttava un interesse annuo. Questi titoli si potevano vendere, comprare, scambiare, avevano un mercato insomma. E il debito pubblico moderno è questo, è il debito pubblico. E attenzione, non era questo fatto in casi di emergenza temporanea. Infatti divenne una prassi permanente. Lo Stato veneziano viveva di debito, emetteva continuamente nuovi prestiti per finanziare guerre, commerci, opere pubbliche, e pagava gli interessi su quei debiti emettendo nuovi debiti, esattamente come fanno oggi tutti gli stati del mondo. L'Italia ha un debito pubblico di quasi 3.000 miliardi di euro. Lo paga? No. Emette nuovi titoli di Stato per pagare gli interessi sui vecchi. Gli Stati Uniti hanno un debito di oltre 30.000 miliardi di dollari. Lo ripagheranno mai? No. Continueranno ad emettere nuovo debito all'infinito. Questo meccanismo, vivere permanentemente di debito, pagare debiti con nuovi debiti, è stato inventato a Venezia circa 600 anni fa. E adesso arriviamo a un dettaglio che chiude il cerchio in modo inquietante. A Venezia, nei primi anni del 1500, operava un banchiere ebreo, non lo dico perché ce l'ho con ebrei, assolutamente, tanto qua vedrete, più avanti vedremo che è tutto un pasticcio unico. Comunque, operava, dove sono arrivato, a Venezia nei primi anni del Novecento operava un banchiere ebreo di nome Anselmo del Banco. Era uno degli uomini più ricchi della città. Nel 1513 ricevette dal governo della Serenissima l'autorizzazione ufficiale a prestare denaro a interessi. Anselmo del Banco era il rappresentante della comunità ebraica veneziana. Faceva da garante per l'esazione delle decime, anticipando denaro allo Stato. Poi, nel 1516, venne istituito il ghetto di Venezia. La comunità ebraica fu confinata, le restrizioni aumentarono e la famiglia del Banco lasciò Venezia e si trasferì, la famiglia del Banco, prima a Padova, poi a Bologna, poi in Germania, nella città di Warburg, e cambiò nome da del Banco a Warburg. Questa famiglia, nei secoli successivi, divenne una delle dinastie bancarie più potenti del mondo. Nel 1798 i fratelli Moses e Gerson Warburg fondarono la banca MM Warburg Company ad Amburgo, altra città chiave, una delle prime banche di investimento al mondo. E nel 1913 Paul Warburg, discendente diretto di Anselmo del Banco, fu uno degli artefici della creazione della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti. Paul Warburg scrisse nel 1907 uno studio intitolato Piano per una banca centrale modificata. Su nomina del presidente di allora, Woodrow Wilson, divenne membro del primo direttivo della Federal Reserve americana. La Banca Centrale Americana, il cuore del sistema finanziario mondiale, è stata creata da un discendente diretto di un banchiere veneziano del 1500. È una coincidenza? No, è una continuità. Il sistema finanziario moderno,
con le sue banche centrali, il suo debito pubblico permanente, la sua moneta fiduciaria creata dal nulla, affonda le radici a Venezia. E le stesse famiglie che gestivano quel sistema allora lo gestiscono ancora oggi. Fermiamoci qua per adesso. Abbiamo visto che Venezia, da un punto di vista diciamo tecnico, non regge la costruzione fisica di Venezia. I numeri della sua costruzione non tornano. Qualcosa c'è stato nascosto. Ma abbiamo visto poi dopo anche qualcosa di inquietante. Abbiamo visto nascere a Venezia il sistema finanziario che ci governa ancora oggi. La moneta invisibile. Questo è il sistema finanziario che ci governa. Il credito creato dal nulla, il debito pubblico permanente e le famiglie come i Warburg che da Venezia sono arrivate fino a Wall Street. Abbiamo visto tutto questo. Ma la vera domanda è: come funziona questo sistema oggi? Come si è evoluto il modello veneziano? Chi lo controlla? E soprattutto, come ci controlla? Nella seconda parte di questo video che farò tra qualche giorno, anzi pubblicherò fra qualche giorno, vi mostrerò qualcosa che vi farà vedere il mondo in modo in cui probabilmente non l'avete mai visto. Vi mostrerò come Rialto è diventata Wall Street, come il Banco del Giro è diventato la Federal Reserve, come il debito veneziano è diventato la trappola in cui siamo tutti oggi intrappolati. E vi mostrerò esattamente chi, tiene i fili di questa trappola. Ci vediamo nella seconda parte, non chiudo, prima di dirvi che Nando, e io torno a Nando perché è l'opera più grande sicuramente che esiste in commercio per quanto riguarda questi aspetti economici finanziari, ha scritto un libro formidabile, l'aveva consegnato a me, io l'ho pubblicato e l'ho messo a disposizione, trovate tutti i dati nel link sotto in descrizione. Qualcuno mi ha mandato qualche mail dicendomi: noi vorremmo fare donazione al canale. No, comprate il libro di Nando. Poi più avanti vi dirò delle cose, tutto il progetto che c'è dietro il libro di Nando e anche la figura di Nando con tutta la sua conoscenza. Per adesso comprate il libro di Nando, ne vale la pena. Non perché l'ho pubblicato io, ma perché oggettivamente è il miglior libro che potete trovare in giro per capire realmente la realtà economica, finanziaria, questa gigantesca cosa che praticamente occupa il mondo. Alla prossima.